Buongiorno ragazzi, scusatemi ma stavo un attimo cercando di tenermi al passo coi compiti che anche qua ci sono e anche qua vanno fatti, quindi tra un vlog e l'altro io ci infilo Emilia Giotello. Vabbè, back to the story. Oggi ho deciso che volevo raccontarvi di che cosa ho fatto io effettivamente per cercare di muovermi un po' nel mondo dello spettacolo, per cercare di iniziare a crearmi un curriculum, perché come tutti gli altri io voglio fare questa cosa, però non è che sono partita essendo già una bambina prodigio, una star del cinema fin da piccola, insomma bisogna lavorarci. Quindi proprio materialmente che cos'è che ho fatto per cercare di crearmi un curriculum? Allora, io sono partita in Italia ovviamente con cercare di fare qualche esperienza, soprattutto dopo che ho fatto l'Academy qua in estate. Sono tornata e mi sono detta, io adesso penso di essere pronta a iniziare a vedere come funziona un set, no? Finora, cioè fino a quel momento avevo fatto praticamente solo teatro, ogni tanto qualche piccolo spot, piccole cose, però proprio minori, e non mi era ancora capitato di finire su un set vero e proprio. Allora signori, dov'è il cecchista? Io ho un lato motore! Poi mi è capitato a dicembre dell'anno scorso di riuscire a ottenere questa piccola parte sul set di Questo nostro amore 80, che è una serie TV che è andata in onda sulla Rai, e io avevo proprio un ruolo minore, però comunque è stato interessante anche per vedere come funziona un set, quali sono le quali sono le dinamiche e diciamo quante persone effettivamente ci lavorano dentro, quali sono le tempistiche. Dopo questa esperienza, ovviamente nei mesi i progetti stavano andando avanti, anche l'idea di Lara Lane si andava formando, e allora ho iniziato a collaborare con questo gruppo di ragazzi che in realtà non diciamo a nessuno, ma sono quelli che sono dietro la videocamera. Diciamo che ho iniziato a collaborare con questo gruppo di ragazzi videomaker bar piccola casa di produzione, anche se loro non vogliono definirsi tali, e ho iniziato a fare piccoli spot, a fare qualche video pubblicitario, ho iniziato a progettare Lara Land, e questa cosa è stata veramente veramente interessante per me, perché mi sono anche resa conto di quanto in questo lavoro sia importante avere un team, nel senso, più di qualsiasi altra cosa che mi possa venire in mente, il mondo dello spettacolo, della recitazione, comunque artistico, è fatto da un gruppo di menti che si uniscono insieme e creano qualcosa. Cioè è davvero difficile essere creativi e riuscire a portare avanti un progetto se si è da soli. È quasi sempre necessario avere qualcuno che lo appoggia, qualcuno che ci crede e collaborare insieme. Allora poi, quando sono arrivata qua a Los Angeles, non avendo alcun contatto, venendo dalla sperduta Italia, diciamo, mi sono detta, com'è che posso iniziare a, diciamo, mettere la testa fuori, iniziare a vedere un po' com'è l'ambiente anche fuori dall'Academy, perché l'Academy è bellissima, però non è il mondo del lavoro, è un po' una bolla protetta su questo punto di vista. Allora, diciamo che ho iniziato a fare i primi servizi fotografici così mentre sono arrivata qua, perché mi ero tenuta un po' in contatto con qualche fotografo della zona Los Angeles, Hollywood, attraverso i miei social media, e quindi diciamo ci eravamo tenuti in contatto, ci eravamo parlati un paio di volte durante l'anno, e quindi una volta che sono arrivata lì, appena ho avuto un po' di tempo, la cosa che ho pensato è stata, beh, vediamo se sono disposti a fare qualcosa. Quindi da lì ho iniziato a conoscere qualche altra persona artistica che non vivesse all'interno dell'Academy. È stata per me una bellissima esperienza, anche solo per il fatto che mi ha concesso di visitare la città molto di più. Andando a fare foto con fotografi del luogo, scoprivo di posti e di location che probabilmente da sola avrei scoperto fra un sacco di tempo, non so neanche se avrei scoperto mai. E diciamo che i primi shooting che ho iniziato a fare a Los Angeles sono stati così. Poi però ovviamente ho finito i contatti anche lì e dicevo, cosa faccio adesso? Allora sono venuta a conoscenza di questa applicazione che è molto molto utile. Penso che per il momento sia sviluppata solo qua negli Stati Uniti, però non escludo il fatto che possa arrivare in Europa molto presto, perché secondo me è una gran furbata, e si chiama F-Stop. In pratica questa applicazione consente di mettere in contatto
modelle e attori con fotografi e videomaker, e mi è capitato più di una volta, dopo che mi sono iscritta a questa applicazione, di andare in confusione per cercare di capire quale persona mi avesse scritto o che cosa si dovesse fare quel giorno. Insomma, è un'applicazione dove tutti sono molto attivi, e se anche tu inizi ad essere attivo, ovviamente di rimando ti arrivano un sacco di risposte, quindi magari non saranno loro a venire da te per primi. Insomma, non penso che in nessun contesto, in nessun lavoro, se si sta semplicemente seduti e si aspetta che qualcosa arrivi, succeda. Bisogna un attimo darsi da fare. Però comunque posso dirvi che io non sono ancora nessuno, sono una studentessa di recitazione, non sono di sicuro una modella professionista. Il bello di questa città è che si trova un lavoro, si trova un'occupazione, si trova qualcosa da fare se si ha un piano. Andate là fuori e buttatevi alla ricerca e fidatevi che qualcosa troverete. Dopo qualche mese che scattavo più per hobby e passione che per altro, mi è arrivata la prima proposta di collaborazione, semi sponsorizzata, semi retribuita, potremmo metterla così. Non ho visto un centesimo ovviamente, perché si sa che gli artisti vengono pagati in visibilità. Però mi è capitato di riuscire ad avere questa bella opportunità di fare questi shooting per questa marca di pennelli che si chiama Love to Beauty, e per questa marca di ciglia finte che si chiama Aileen Lashes. È stata un'esperienza molto divertente, comunque, devo dire, e mi hanno dato un sacco di prodotti per la pelle che quelli li ho accettati volentieri. Beh, poi ovviamente c'è il progetto più grande di tutti, che è diciamo che il progetto di La La Land è scaturito anche da un'esigenza di farsi conoscere, di voler mettere un prodotto là fuori. Insomma, io non ho ancora uno showreel definito, per esempio, che è una cosa necessaria per tutti gli attori, e che sarebbe semplicemente diciamo un piccolo video che condensa all'interno varie parti che vengono interpretate dall'attore e vengono mostrate l'una di seguito all'altra. È una cosa che viene inviata di solito a tutti i casting director, preventiva ancora al casting, e io mi sono detta: non ho ancora abbastanza esperienza sullo schermo per potermi creare uno showreel, quindi quello che posso fare è iniziare io a creare qualcosa. E diciamo che ho trovato quei poveri pazzi che si sono fidati di questa idea, ed eccoci qua a fare La La Land. C'è ancora un argomento da specificare che penso che potrebbe essere molto utile a tutti, ed è il concetto del SAG. Cos'è il SAG? Allora, SAG è l'acronimo per Screen Actors Guild, e in breve, in poche parole, sarebbe il sindacato degli attori americani. Tutti gli attori americani sperano con tutto il cuore di entrare a fare parte del SAG, perché i lavori sotto il SAG sono i lavori che vengono retribuiti più di tutti e che sono, diciamo, più regolamentati, e che ti permettono poi ovviamente alla fine di tutto di mantenerti grazie alla recitazione. E tutti i progetti hollywoodiani, tutti i progetti cinematografici o televisivi che vediamo anche nella televisione italiana o al cinema in Italia sono tutti progetti SAG, quindi ovviamente che hanno il sindacato alle spalle e che hanno una regolamentazione molto molto precisa e severa, e diciamo che è un po' ciò a cui tutti gli attori ambiscono. È molto difficile entrare a fare parte del SAG perché bisogna dimostrare al sindacato che si è degli artisti che lavorano costantemente, quindi è più un processo che una cosa immediata. Di solito si diventa eligible SAG e poi si diventa membro, il che vuol dire si fanno dei lavori che non sono ancora coperti dal sindacato, ma che comunque sono di una serietà medio-alta e che ti permettono di entrare a fare parte di quella cerchia di persone che potrebbero poi eventualmente essere ammesse all'interno del sindacato del SAG. Quindi io al momento non sono né uno né l'altro, però vi terrò informati su che cosa succede. Beh ragazzi, spero di non avervi annoiato con tutte queste informazioni molto pratiche sul mondo della recitazione, però sentivo che era giusto condividerle anche con voi nel caso ci sia qualche futuro attore che ci sta osservando e che si chiede: ma com'è effettivamente che funziona? Io penso di avervi detto tutto quello che vi dovevo dire, quindi al momento vi saluterei e torno ai miei amati compiti. Ciao amici! Aiuto. Che figo, ti prego fammi qualche posa. Oh mio Dio. Sto swettando, ti dico. Ti prego, ancora qualcosa, tipo dammi giugno.
Ora dammi dicembre.